Buondì! Oggi il tour di maggio lo facciamo dal giardino di casa e non dall'allotment. Poi per coerenza farò anche quello dell'allotment, ma oggi mi interessava farvi vedere un po' cosa cresce in questo piccolo giardino ombroso. Piccolo e ombroso lo è veramente se pensate che è praticamente un'aiuola addossata alla staccionata ed è circondata da muri della casa e perimetrali piuttosto alti. Quindi il sole arriva solo al mattino fino a mezzogiorno, poi gira dietro la casa e alla sera torna dopo le 5. Poi nei mesi invernali, quando il sole è più basso, le ore di luce si riducono ancora di più. Ciononostante, come potete vedere, sono riuscita ad avere un buon numero di piante che si adattano bene a questa situazione, non hanno bisogno di troppa luce e stanno creando un'aiuola abbastanza vivace che vorrei mostrarvi nel dettaglio. Iniziamo con le osta, piante d'ombra per eccellenza. Sono perenni e ogni anno crescono queste foglie che partono arrotolate come cornetti e poi si spiegano belle larghe e con queste venature parallele pulite molto belle. Qui ne ho 3 specie diverse, quella centrale dalla foglia bluastra e ai lati 2 dai bordi variegati bianco e giallo. Non vi so dire il nome delle specie perché le ho comprate in un pacco unico a radice nuda e sono venute fuori a sorpresa. Purtroppo le osta soffrono gli attacchi delle lumache, qui le vedete un po' smangiucchiate, comunque le ispeziono periodicamente e da quando ho messo la pacciamatura di lana gli attacchi sono cessati, per ora almeno. Le ho messe qui a capo dell'aiuola per un semplice gioco prospettico, dato che sono belle larghe, fanno sembrare le foglie dietro più distanti e creano questa illusione che il giardino sia più lungo di quello che è realmente. Per tappezzare questa staccionata di verde e creare anche qui un'illusione ottica, ho usato la mia bella Achebbia quinata. Di questa ne ho già parlato ampiamente in un video a parte che vi linko qui. Ormai i fiori dell'Achebbia sbocciati tra marzo e aprile sono quasi tutti sfioriti, ma tra i rami di questo rampicante si stanno facendo strada i boccioli enormi della Clematis. Questa Clematis è una Nelly Moser dai fiori grandi, rosa, con una striscia più intensa al centro di ogni petalo. Purtroppo il tempo freddo di questo maggio ha rallentato la loro sbocciatura, ma spero di vederli aperti presto, anche perché è il primissimo anno che ne produce così tanti. Una fioritura di questo periodo di cui vado abbastanza orgogliosa è quella dell'aquilegia. Anche di queste purtroppo non so il nome, ma partono da seme che mi hanno regalato e che ho piantato l'anno scorso in primavera. Essendo biennali, il primo anno hanno sviluppato solamente le foglie, ma quest'anno finalmente ho potuto godere della loro fioritura. I fiori li trovo delicatissimi, rosa chiaro e crema nei petali centrali, ma quando è ancora in bocciolo ha una colorazione quasi bordeaux rosso scuro, visibile soprattutto negli speroni dei petali. In più le trovo molto eleganti perché sono sorrette da questi steli alti quasi 1 metro da terra che ondeggiano al vento, però quando c'è troppo vento hanno bisogno di supporto. Per fortuna questa aquilegia, che è un po' più alta, è parzialmente sorretta da questo cespuglio di Pittosporum tomtamb. Questo cespuglio ha la particolarità di avere queste foglie rosso scuro lucide che tra l'altro si sposano perfettamente con la fioritura dell'Elleboro orientalis che ho qui di fianco quando è in fiore, ovviamente nei primi mesi dell'anno. Il Pittosporum in realtà assume questa colorazione solo con le foglie mature, le nuove foglie sono, come potete vedere, verde chiaro, poi man mano cambiano e si imbruniscono. Altre foglie particolari sono quelle delle felci, che a dire il vero in questo periodo non sono granché, specie questa del Polypodium vulgare, perché sta lasciando morire le foglie più vecchie che sono sopravvissute tutto l'inverno per mettere quelle nuove. Questa invece è la Dryopteris lepidopoda e le foglie emergenti hanno questo colore ramato molto brillante che poi pian piano vira al verde chiaro.
Anche questa farà morire le foglie più vecchie man mano che mette quelle nuove e non sono felci che seccano del tutto d'inverno, restano verdi finché non arrivano le foglie nuove, quindi c'è un ricambio continuo. Qui in basso a tappezzare l'aiuola ho dei ciclamini Comb che ormai stanno andando a riposo ma erano fioriti nei mesi più freddi di gennaio e febbraio. E avevo anche trapiantato della Digitalis alba, quella col fiore bianco, ma ahimè credo che le lumache le stiano distruggendo. Essendo in parte pavimentato, questo cortile giardino sfrutta anche diversi vasi che per la verità erano qua prima del nostro arrivo, ma che poi ho riempito con piante del tutto nuove. Qui abbiamo una hosta Blue Mouse Ears che desideravo da tantissimo e quest'anno è finalmente diventata mia. Letteralmente si chiama orecchie di topo blu. Accanto a lei ho piazzato un Polemonium Purple Rain e mi piace un sacco il contrasto con le foglie piene della hosta con queste foglioline pinnate a 2 del Polemonium. Devo ammettere che il Polemonium è una pianta che non conoscevo, le ho prese in sconto a 50 centesimi l'una al vivaio giusto per provare come si sarebbero adattate in questa situazione di mezz'ombra e vedo ora che stanno schiudendo i primi fiori di questo viola metallico fantastico, quindi sono abbastanza contenta. Altre piantine prese a 50 centesimi sono questi due Erysimum Bow Mauve che ho messo insieme alla napeta variegata nel vaso scuro per dare un po' di contrasto. Un Erysimum giallo ce l'ho davanti a casa in un angolo dove riceve luce solo nel tardo pomeriggio, per cui ho voluto provare anche qua un altro tipo di Erysimum dalle dimensioni più contenute, ma che dovrebbe comunque trovarsi a suo agio qui a mezz'ombra. Chi si trova a suo agio nelle zone d'ombra è senz'altro l'anemone giapponese. Questa per ora ha soltanto le foglie, fiorirà verso settembre mettendo dei fiori molto alti, piuttosto semplici, larghi, rosa chiaro, con il retro dei petali più scuro, però c'è anche la versione bianca, dipende dal tipo. Infine il muro. Questo muro è un po' strano perché è un muro contenitivo. Sopra a livello della staccionata c'è una strada, quindi è un terrapieno, ma è stato fatto metà in mattoni e metà in pietra. Per ovviare a questa incoerenza, se vogliamo chiamarla così, ho piazzato tra i due muri questo vaso di ortensie per fare un po' da separé. Questa è un'ortensia o Hydrangea macrophylla che si chiama Black Steel e ha la particolarità di avere lo stelo dei rami nuovi black, cioè nero. È forse l'unico arbusto caduco, cioè che perde le foglie nel mio cortile, però l'ortensia non poteva mancare in un giardino d'ombra, giusto? Sul muro, tra le pietre, ho lasciato crescere un po' di Acidanthera mulrialis e la Soleirola soreoli, che qui chiamano Mind Your Own Business, e sono entrambe spontanee e tappezzanti che vivono letteralmente aggrappate alle rocce. Ultima nota, il convolvolo, anche questo assolutamente spontaneo, peste in realtà di molti giardini. Qui ho semplicemente lasciato che crescesse libero, creando anche un supporto con i fili di ferro, e vi assicuro che durante l'estate si arrampica fino a coprire tutto il muro, quindi è anche molto bello. Mi pare che l'elenco di piante sia già abbastanza lungo per questo che è un mini giardino, voi che ne dite? Spero che questo video possa esservi stato utile, se avete domande come al solito scrivetele nei commenti, ciao e alla prossima!